Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. L'aria si è fatta frizzante, le luci colorate illuminano le strade e c'è quel profumo inconfondibile di cannella e pino. Esatto, è quel periodo magico dell'anno. E per celebrare insieme l'arrivo del Natale, oggi voglio raccontarvi una storia, una di quelle che scaldano il cuore e ci ricordano il vero significato di questa festa. Quindi mettetevi comodi, magari con una bella tazza di cioccolata calda, e lasciatevi trasportare in un piccolo villaggio innevato, dove sta per accadere qualcosa di davvero speciale. La nostra storia inizia in un paesino chiamato Invernalia, un posto così perfetto che sembrava uscito da una cartolina di Natale. Le case avevano i tetti spioventi carichi di neve, le finestre erano decorate con ghirlande e da ogni camino usciva un allegro filo di fumo. Al centro della piazza principale svettava un abete enorme, decorato con centinaia di luci scintillanti. In questo villaggio viveva un ragazzino di nome Leo. Leo amava il Natale più di ogni altra cosa al mondo. Amava i biscotti allo zenzero della nonna, le canzoni natalizie che risuonavano per le strade e soprattutto amava la neve. Passava ore a costruire pupazzi di neve, a fare battaglie a palle di neve con i suoi amici e a scivolare con lo slittino giù per la collina dietro casa sua. Ma quell'anno c'era qualcosa di diverso. Una settimana prima di Natale, Leo si prese un brutto raffreddore. Il dottore disse che doveva rimanere a letto al caldo e che non poteva assolutamente uscire a giocare sulla neve. Per Leo fu una notizia terribile. Un Natale senza neve era come un albero senza luci, come una slitta senza renne. Era semplicemente impensabile. Mentre i suoi amici ridevano e giocavano fuori, Leo se ne stava a letto, guardando malinconicamente i fiocchi di neve danzare fuori dalla sua finestra. Si sentiva solo e triste. La sua mamma cercava di tirarlo su di morale, portandogli zuppe calde e leggendogli storie, ma niente sembrava funzionare. Lo spirito natalizio di Leo si stava spegnendo. La vigilia di Natale arrivò e Leo era ancora bloccato a letto. Quella sera, mentre guardava fuori, notò qualcosa di strano. Accanto al grande pupazzo di neve che i suoi amici avevano costruito in suo onore, c'era un piccolo pettirosso. L'uccellino sembrava infreddolito e tremava visibilmente. Nonostante la sua tristezza, il cuore gentile di Leo si riempì di compassione. Senza pensarci due volte, si alzò dal letto, si mise le pantofole e, avvolto nella sua coperta preferita, aprì con cautela la finestra, prese una manciata di briciole di pane dal suo comodino e le sparse sul davanzale. «Vieni qui, piccolo», sussurrò, «qui sei al sicuro». Il pettirosso, titubante all'inizio, spiccò un piccolo volo e si posò sul davanzale, iniziando a beccare le briciole. Leo lo guardò, affascinato. Era la cosa più bella che avesse visto in tutta la settimana. Stare lì, in silenzio, a guardare quella piccola creatura lo fece sentire meno solo. Si rese conto che anche se non poteva essere fuori a giocare, poteva comunque godersi la bellezza del Natale da dentro casa sua. Mentre osservava il pettirosso, accadde qualcosa di magico. Una luce soffusa e dorata cominciò a emanare dall'uccellino, avvolgendo l'intera stanza in un caldo bagliore. Leo rimase a bocca aperta. La luce non era accecante, ma dolce e confortante, come un abbraccio. E in quella luce Leo vide delle immagini danzare. Vide i suoi amici che ridevano, la sua famiglia riunita intorno al fuoco, e persino se stesso, di nuovo in salute, che correva felice sulla neve. Non sapeva se fosse un sogno o la realtà, ma in quel momento il suo cuore si riempì di una gioia pura e profonda. La tristezza e la solitudine svanirono, sostituite da un calore che non aveva nulla a che fare con la febbre. Era il calore dello spirito natalizio, che aveva trovato un modo per raggiungerlo anche nella sua stanzetta. Il pettirosso, finito di mangiare, cinguettò allegro come per ringraziarlo e poi volò via, lasciando dietro di sé una scia di minuscole scintille dorate che si dissolsero nell'aria notturna. Leo chiuse la finestra, tornò a letto e si addormentò con un sorriso sulle labbra, il più grande che avesse fatto in tutta la settimana. La mattina di Natale, Leo si svegliò sentendosi completamente diverso. Il naso non colava più,
La gola non faceva male e soprattutto si sentiva pieno di energia. Corse giù per le scale e trovò i suoi genitori in cucina, sorpresi di vederlo in piedi e così pimpante. «Mamma, papà, sto bene, è un miracolo di Natale!» esclamò abbracciandoli forte. Dopo aver aperto i regali e fatto una colazione abbondante, Leo poté finalmente uscire. L'aria fredda gli pizzicò le guance, ma non gli importava. Corse verso il pupazzo di neve e lì, appoggiato alla sua base, c'era un piccolo regalo incartato con una carta rossa scintillante e un nastro dorato. Non c'era nessun nome. Con le dita tremanti per l'emozione, Leo lo scartò. All'interno c'era una piccola statuetta di legno, intagliata a mano, che rappresentava un pettirosso. Era identico a quello che aveva visto la notte prima. Leo sorrise. Sapeva che non era stato un sogno. Da quel giorno Leo capì una cosa importante. Il Natale non è solo giocare sulla neve o ricevere regali, è un sentimento. È la gentilezza che mostriamo agli altri, anche a una piccola creatura infreddolita. È la gioia di stare insieme alle persone che amiamo, anche se siamo separati da un muro o da una finestra. È la magia che possiamo trovare nei piccoli gesti, quella magia che ci riscalda il cuore e ci fa sentire connessi, parte di qualcosa di più grande. Ogni anno, quando arrivava il Natale, Leo metteva la statuetta del pettirosso sull'albero, nel punto più alto. Era il suo modo per ricordare quel Natale speciale, il Natale in cui aveva imparato che la vera magia non si trova fuori, sotto la neve, ma dentro di noi, nel nostro cuore. E così finisce la nostra storia. Spero che vi sia piaciuta e che vi abbia trasmesso un po' di quel calore e di quella magia. A volte, anche quando le cose non vanno come vorremmo, il Natale trova sempre un modo per sorprenderci e per ricordarci cosa conta davvero: l'amore, la gentilezza e la speranza. Voglio augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un Natale sereno e pieno di gioia. Che possiate trovare la vostra piccola magia, proprio come Leo. Grazie mille per essere stati con me. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Buon Natale a tutti!